Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just slow down. Signori cari, benvenuti in un nuovo video. Oggi andrò a parlare, come adesso potete osservare, cioè in realtà voi già state vedendo quello che io sto recensendo, perché in pratica ho deciso di iniziare, come è possibile vedere anche dal mio cordone ombelicale, con una action cam della Crosstour, che sarebbe la CT 9900. Questa action cam ha diverse peculiarità, che comunque si va a collocare in una fascia medio-alta, insomma, per quello che è il segmento a cui ci riferiamo. È evidente sia per le caratteristiche tecniche specifiche che per la presenza del microfono incorporato. Spero si senta bene, non lo so, credo che potrebbe arricchire la qualità audio durante le riprese, ma anche da un buon obiettivo 4K che arriva sino a 60 frame per secondo, di cui andremo a vedere diverse immagini. Ovviamente, come ogni volta, vi consiglio di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina, così insieme potremo vedere tantissime cose. Infatti c'ho un po' di roba di là da poter testare. Detto ciò, parzialmente la recensione la voglio fare appunto con questo dispositivo e andiamo a vedere un pochettino quello che c'è all'interno di questa action cam, o meglio la scatola dell'action cam. Aprendo la scatola dell'action cam possiamo osservare che è presente, ovviamente, oltre al dispositivo, anche una serie di accessori che sono all'interno di questa scatola. Chiaramente non me li fate aprire perché veramente, cioè, guardate come stanno compressi. Ma perché io li devo cacciare? Sono i soliti accessori, un pochettino cavi di ricarica, microfono, pulsantino per fare le foto da remoto, piuttosto che accrocchi vari da poterlo mettere sulla bicicletta, sulle pareti, un po' ovunque, diciamo. Ma invece di perdere tempo ogni volta vi fa vedere che voi magari manco ve ne frega, volevo appunto farvi osservare un pochettino come si comporta e quale metodo migliore se non passare una giornata, qualche giorno più o meno insieme. Allora, uno dei modi migliori per provare questa action cam, per vedere la stabilizzazione, è chiaramente quello di andare a fare la prova in mezzo alle scale. Prova in mezzo alle scale, che comunque si compone di una componente sia un dolore risultato per vedere la stabilità come detto precedente, che una questione di luce che sicuramente non è delle migliori favorevoli per quanto riguarda sia la luce diretta che viene dalla finestra e quindi dall'androne, che il controluce, come sto facendo vedere in questo istante. Comunque è una ottima prova per vedere come si comporta. Sicuramente mega la prenderebbe di inizio scala, però come al solito sto in pieno ritardo. Ci arriverò mai all'orario lavoro? Ovviamente nessuno mi fa passare, gentilissimo. Allora, chiaramente non sto testando l'action cam nelle condizioni migliori, anche perché una giornata uggiosa come questa, come si può vedere, non si presta molto a caratterizzare tutte le peculiarità migliori di questa telecamerina. Però anche quelle un po' più, diciamo così, estreme servono per capire. Insomma, volendo parlare un pochettino di quelle che sono le caratteristiche, a mio avviso sono molto interessanti i 60 frame per secondo, che comunque comportano una fluidità di immagine a 4K decisamente elevata, benché secondo me, sempre a mio avviso, per quello che è il mio utilizzo, i 30 frame al secondo di 4K sono quelli più utilizzati. Poi facciamo dei video un po' troppo pesanti e non credo che sia proprio il massimo sotto questo punto di vista. Certo è che i 1080p a 60 frame per secondo iniziano a essere un po' superati, insomma, con l'avvento di tutte le televisioni di nuova generazione, monitor e quant'altro.
forse è il 4K che ti cattura quel dettaglio in più anche se lo trasportiamo 1080p, è la scelta migliore. Ma chiaramente le funzionalità sono diverse, sono varie, in ogni caso quello che è di maggior rilievo è la stabilizzazione. Questa telecamera riesce a calibrarsi, comunque dice di doversi calibrare, io non ho ben capito come, quando, perché magari vi farò una piccola parentesi se l'avessi capito. E di base tutte le funzionalità che possono essere delle foto, a meno che non le fate in subacquea, piuttosto che timelapse e quant'altro, sono estremamente relativi secondo me. Ad esempio ieri ho girato un filmato di tutta la giornata, di parte della giornata, però avevo impostato la modalità fast lapse o una cosa simile e per magia è venuto tutto in movimento, quindi non si capisce niente, avevo parlato, avevo fatto vedere un pochettino di cose e ieri ero arrivato puntuale. C'è anche la possibilità di vedere le stelle muoversi nel cielo facendo lunghe esposizioni, che comunque è una caratteristica che va a essere sfruttata in ambienti con veramente scarsa illuminazione, perché comunque c'è bisogno di poca luce e quindi di catturare quelle piccole lucette che provengono dalle stelle. Quindi facendo una serie di foto si riesce a simulare la Terra in movimento. Gli slow motion mi pare che non si comportano benissimo. In che senso? Ci sarebbe anche la possibilità di filmare a 1080p a 120 frame per secondo, ma non ho capito bene perché non si attiva, o comunque il menu non è attivabile. In compenso ci sarebbe anche la 720p a 240 che poi riproduce una buona fluidità d'immagine con una buona qualità d'immagine, anzi accettabile, dai, facciamo così, qualità d'immagine, però non riesco a capire il perché non me lo attivi. Anche oggi inizia una giornata di lavoro. Chiaro è che è particolarmente importante e interessante andare a vedere prima un pochettino esteticamente come è caratterizzata questa action cam per poi andare a definire appunto tutte le funzionalità. Nella parte frontale è presente un obiettivo che riesce a raggiungere la risoluzione 4K a 60 frame per secondo, molto molto buono, anche se fa un po' di immagini croccanti a mio avviso. Pulsante di accensione, spegnimento e switch tra le varie modalità. Lato destro è presente un piccolo altoparlante piuttosto che tasti per andare a navigare all'interno del menu. Lato sinistro invece riscontriamo l'ingresso, anzi o meglio l'uscita HDMI piuttosto che l'ingresso micro USB, da cui è possibile anche inserire il microfono dato in dotazione, come avete avuto modo di vedere prima, piuttosto che l'ingresso per la micro SD. Superiormente invece è presente il tasto per poter avviare, stoppare o comunque scattare delle foto, video e chiuppere e un piccolo LED che ci indicherà lo stato. Schermetto touch, totalmente touch, molto molto buono diciamo come qualità del tocco, ovviamente interamente capacitivo, e nella parte inferiore il vano della batteria, ne usciranno due all'interno della confezione, piuttosto che l'attacco filettato da 3,5, molto comodo per i cavalletti o cose simili. Andandolo ad accendere molto rapidamente possiamo vedere che innanzitutto si dice di fare questa calibrazione, ma non sa se praticamente va fatta così, si preme che la crea. Poi entriamo in un primo menu dove ovviamente possiamo vedere che possiamo fare dei video. Se vogliamo andare a cambiare modalità video clicchiamo sul tasto in basso e come è possibile vedere possiamo fare diverse modalità, piuttosto che attivare il wifi, sì, perché c'è la sua applicazione proprietaria con la quale è possibile collegarlo al cellulare e scattare foto, immagazzinare video, dati, formati e insomma tutte quelle cose che io non ne faccio spesso, però ci sta la possibilità di farlo. Ah, che bella passeggiata che mi sto facendo adesso su un terreno più o meno dritto. Possiamo vedere un pochettino com'è la stabilizzazione in questo caso, ma dovrebbe essere alquanto accettabile. Poi è chiaro che io ora ho relativamente la mano ferma, in ogni caso comunque dovrebbe fare il suo lavoro. Qualora volessimo andare nel menu delle impostazioni possiamo cliccare in basso a destra, piuttosto che andare nel menu dove sono presenti i propri file in basso a sinistra. È chiaro che è presente anche uno zoom, mi pare 8x, di quale ovviamente sarà soltanto digitale come è possibile vedere, però c'è la possibilità di farlo essendo un obiettivo 4K, non è affatto male. Switchando c'è la modalità fotografica che ci consente di scattare foto fino a 20 megapixel e come è possibile vedere anche in questo caso possiamo fare la lunga esposizione piuttosto che countdown, time lapse o comunque diverse modalità che possono risultare interessanti. Interessante anche la possibilità di switchare per una terza volta per entrare o nei setup per quanto riguarda i video o nei setup per quanto riguarda le foto oppure nella galleria. Andiamo nei setup video.
e possiamo subito andare a vedere che c'è la possibilità di cambiare risoluzione. Io ho messo il 30 frame per secondo, ma esiste anche il 60 frame per secondo. Vi farò vedere qualcosina dopo. Insomma, è possibile anche attivare la stabilizzazione elettronica dell'immagine. Forse levandola magari mi attiverà? Me lo attiverà? Sì che me lo attiverà. Effettivamente la stabilizzazione elettronica dell'immagine è compatibile col 4K a 60 frame per secondo, ma non è compatibile col 1080p a 120 frame per secondo. Bene bene bene. Continuando, insomma, possiamo vedere che esistono diciamo diverse modalità, slow motion, diciamo che sono cose che un pochettino tutte le telecamere vanno a definire. Ci sta addirittura la modalità auto low light. Io non l'ho trovata particolarmente efficiente. Facciamo un video. Ok, considerate che questa è l'auto low light. Io non lo so, non metto la luce frontalmente, non so quanto possa essere fedele, quanto possa lavorare bene il sensore. Considerate che adesso sto registrando a 4K a 60 frame per secondo. Ma detto ciò, possiamo andare nel menu delle impostazioni generiche, da quale è possibile andare a settare il microfono, se esterno oppure interno. Io avevo messo esterno, probabilmente non si sentiva niente, ottimo. Piuttosto che piccoli effetti, la distorsione della lente, quindi possiamo elevare quell'effetto fisheye che tanto ci darà fastidio, ovviamente perdendo la stabilizzazione elettronica dell'immagine. Mi è piaciuto tantissimo inoltre la fedeltà con la quale sono stati riprodotti i colori durante le immersioni, e quindi riesce a garantire una qualità all'utente molto elevata. Chiaramente la batteria dura circa un'oretta, quindi a seconda della risoluzione che utilizzate potete utilizzare la Action Cam da un'oretta a un'oretta e mezza. Io solitamente sto utilizzando il 4K a 30 frame per secondo perché, essendo nativo, si comporta molto bene e si vedono tutti quei dettagli una volta riprodotti all'interno del dispositivo che presenta il 4K. Uno dei punti che non mi è piaciuto tantissimo è la costruzione, o meglio, mi spiego. Ho testato altri Action Cam, infatti io vi metterò tutti i link ovviamente qui in alto a sinistra, no, a destra, oppure giù in descrizione, qualora vogliate andare a curiosare. Però ho visto che delle Action Cam più o meno di questa categoria sono fatte un pochettino meglio come costruzione. Tutto sommato cosa significa? Che hanno uno sportellino migliore per quanto riguarda il vano batteria, hanno uno scafandro sicuramente con un doppio meccanismo di diffusione. Quindi tutto sommato sto girando, vi faccio vedere appunto tutto il filmato con questa Action Cam, quindi potete anche rendervi conto un pochettino utilizzandola in alcuni ambienti. Adesso sto nell'auto, ma se volete metterla come dashcam, perché mi pare che c'è la possibilità di utilizzarla anche come dashcam, insomma come si comporta. Quindi qual è la migliore recensione che andarla a testare sul campo? Spero che questo video un po' inusuale, un po' insolito, vi abbia fatto piacere. Qualora siate contenti delle mie performance, mettete un like o andate a facete qualcosa. Cioè la cosa importante è che vi iscrivete, perché a me quello fa piacere. Come ho già detto, troverete il link giù in descrizione se vogliate acquistarlo. Anche per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!